Ciao! Siamo appena arrivati con la Circo Vesuviana ad Ercolano, precisamente ad Ercolano Scavi. Fuori c'è la compagnia di trasporto dove abbiamo acquistato sia il biglietto del pullman che il biglietto per poter salire fino alla bocca del Vesuvio. A testa abbiamo speso 14 euro per il pullman, 11 euro l'entrata per il Vesuvio. Guarda il video fino in fondo e vedrai anche dove abbiamo mangiato, cosa abbiamo mangiato e cosa abbiamo speso. Adesso iniziamo la salita per il vulcano, siamo a quota 1000, dobbiamo arrivare circa a 1200. Ci rivediamo in cima. Il percorso tra andata e ritorno è lungo circa 3,8 km. C'è un dislivello di circa 200 metri. Siamo arrivati nella parte più piana che si trova sulla sponda della bocca del Vesuvio. Per terminare la salita ci vogliono circa 15 minuti. Noi siamo venuti sul Vesuvio nel periodo estivo e per cui la temperatura sul Vesuvio è gradevole. Sul mare ci sono circa 34 gradi e qui ce ne sono 27. Ricordatevi, se andate in un'altra stagione che non è l'estate, di calcolare anche la temperatura, che sul Vesuvio può anche arrivare a 10 gradi in meno rispetto a quello che trovate lungo la costa. Il Vesuvio ha una tipica forma troncoconica, il cui punto più alto si trova a 1277 metri dal livello del mare. Il cratere ha un diametro di 450 metri e una profondità di 300 metri. Dall'altra parte si ha una splendida visuale sul Golfo di Napoli. Per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e clicca la campanella. A te non costa nulla. Per noi è una spinta morale per produrre sempre nuovi video. Qui i visitatori possono fare delle piccole torri con le pietre del vulcano perché dicono porti fortuna. Se ti può interessare, abbiamo fatto anche 2 video di Napoli e uno di Procida. Prossimamente uscirà anche un video su Capri. Comunque lascio in descrizione il link. Se volete venire con dei bambini piccoli, il problema è che è molto difficile riuscire a spingere il passeggino per la salita, siccome il terreno è quasi sabbioso e le ruote sprofondano. Lo stesso se ci sono delle persone disabili con le sedie a rotelle, è molto difficile riuscire ad arrivare sulla cima. Vediamo da un altro punto la bocca del Vesuvio. Se venite con la macchina bisogna pagare il parcheggio online e conviene pagarlo prima di partire, perché quando arrivate sotto il Vesuvio la linea non è che prende benissimo, per cui rischiate di non poterlo pagare perché non c'è linea. Normalmente le auto le fanno parcheggiare a quota 800 metri, poi da lì potete decidere se farvi 40 minuti di camminata oppure ancora prendere un bus navetta che vi porta a quota 1000, che poi da lì comunque ci sono altri 200 metri di dislivello da fare. In fondo a destra si vede Napoli e tutto il suo golfo. Sulla sinistra, anche se c'è un po' di foschia, si vede la penisola sorrentina. Adesso un tratto di scale e arriviamo nel punto più alto, da dove poi non si può più continuare ad andare avanti.
Attualmente il vulcano si trova in una fase di riposo attivo e le sue attività è rilevabile sia dal susseguirsi di numerosi ed impercettibili scosse di terremoto, ma anche dalla presenza all'interno del cono e lungo le pendici di fumarole. L'ultima eruzione risale al 1944 e ci furono 23 morti causati dai crolli dei tetti delle case. Oltre a questo punto non si può più andare avanti. Adesso iniziamo la discesa per tornare al pullman. Siamo in ritardo perché qualcuno si è fermato a comprare i braccialetti. Adesso dobbiamo fare la discesa in un quarto d'ora, se no rimaniamo qua. Comunque consiglio di portare le scarpe da ginnastica. Qualcuno aveva le scarpe aperte, non ho visto nessuno con i tacchi. A dopo. Qui siamo ad Ercolano e ci siamo fermati in un bar dove mangiare qualcosa per pranzo. Non abbiamo mangiato molto perché fa caldo e non abbiamo molta fame. Comunque abbiamo preso 2 granite, un biscotto alla marena e un babà e abbiamo speso 8 euro. Eccoci all'ingresso degli scavi di Ercolano. Il costo del biglietto intero è di 13 euro. Però tra i 18 e i 25 anni è 2 euro, mentre sotto i 18 anni l'entrata è gratis. La chiusura settimanale è di mercoledì. Ercolano è stato fondato nel IV secolo a.C. e nel 79 d.C. l'eruzione del Vesuvio l'ha sotterrato con un'alluvione fangosa. Qui vediamo sullo sfondo anche il Vesuvio. Questa è la casa di Aristide, così chiamata poiché al suo interno venne ritrovata una statua in un primo tempo ritenuta erroneamente essere la raffigurazione di Aristide, un politico ateniese, mentre poi si è scoperto che apparteneva ad un oratore. Questa è la casa d'Arco e deve il suo nome ad un affresco andato perduto che raffigurava Argo nel guardare una ninfa. La casa è caratterizzata da un portico con delle colonne lungo il quale si aprono le stanze. Questa è Nadia, guarda com'è bella abbronzata che arriva dalla montagna. Qui siamo alla casa del genio. Il nome deriva dal ritrovamento di una statuetta di un genio facente parte di un candelabro in marmo. Dall'altra parte della strada c'è la casa dello scheletro, chiamata così per il ritrovamento di uno scheletro umano. Ha un'estensione di 410 metri quadrati, frutto dell'unione di 3 abitazioni più piccole. A differenza di Pompei, Ercolano appare come una cittadina più tranquilla, dedita soprattutto alla marineria e alla pesca, piena di verde e di vigneti. Ercolano era abitata da 4-5 mila abitanti e la sua superficie era meno di un quinto di quella di Pompei. Il carattere più originale di architettura e decorazioni dà l'impressione di una città più signorile e raffinata di Pompei. Questo è un infeo con 2 vasche rettangolari.
Queste sono le terme centrali e questo è il cortile della palestra. Il primo ambiente che troviamo è lo spogliatoio, che qui era anche riscaldato con una climatizzazione tiepida. In quella vasca di marmo c'era acqua fredda per sciacquarsi. La seconda sala è dove si faceva la sauna. Sulle pavimentazioni c'è un mosaico che rappresenta un tritone circondato da 4 delfini. Questa è la casa dei due aghi. All'interno si trovano 4 colonne di mattoni, la cui notevole altezza ha fatto supporre che potessero sostenere un ballatoio in legno. Questa è una vasca nella quale doveva trovarsi una fontana rimossa in epoca borbonica. Qui c'è la sede degli Augustali. Il collegio degli Augustali fu costruito probabilmente intorno al 14 a.C. Sulla destra è raffigurato Ercole che combatte con Achelo. Sulla sinistra c'è l'affresco di Ercole tra Giunone e Minerva. Il Termopolium era un luogo di ristoro in uso nell'antica Roma, dove era possibile acquistare e consumare bevande calde e a volte anche cibo pronto per il consumo. Questa la bottega del Plumbarius. La casa del Salone Nero è considerata una delle più lussuose di Ercolano e ha una superficie di 395 metri quadrati. Questa è la casa del Bicentenario, così chiamata perché è stata riportata alla luce a 2 secoli dall'inizio dell'esplorazione. Questa è la casa dei cervi, chiamata così perché è presenti 2 statue di cervi aggrediti da dei cani. Questa è la statua di Ercole
in stato evidente di ebbrezza. Qui siamo nella terrazza di Marco Nonio Balbo e questo è il monumento funerario con la statua e un altare dove furono trovati le sue ceneri dentro un contenitore. Sotto quegli archi ci sono degli scheletri. Adesso è ora di cena e ci andiamo a mangiare una pizza da Michele. Noi siamo arrivati verso le 6:15 e abbiamo aspettato circa 45 minuti per entrare. Questo è l'interno del locale. Abbiamo preso una pizza marita, che è una pizza mezza margherita e mezza marinara, e una pizza cosacca, che sarebbe come una margherita, solo che al posto della mozzarella ci si mette il pecorino grattugiato. Queste due pizze più il bere abbiamo speso 15,50 €. Buona, buona, un bello pulito. Devo pulire la faccia. Se il video ti è piaciuto ricordati di mettere mi piace e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e clicca la campanella per rimanere aggiornati sui nostri nuovi video. Ciao, al prossimo video.